Siamo venuti a fare una bella passeggiata, ora valichiamo queste dune qui davanti a noi e vediamo se riusciamo a vedere l'oceano. Guardate che salita tocca fare, è una bella duna, però sentiamo il rumore delle onde. Anche oggi meteo birichino, ha continuato a piovere tutto il giorno. Sembra di stare in Scozia. A tratti arriva il sole, a tratti scroscio giù d'acqua, cambia velocissimamente. Ma noi non demordiamo mai. Rullo di tamburi. Ecco l'oceano. C'è una bella arietta gelida, ragazzi. Che altro, una quantità indefinita di immondizia. Lo so che vi avevo promesso che non ne avrei più parlato entrando in Marocco, però è più forte di me. Quando vedo questo scempio veramente mi sento in colpa nei confronti di madre natura. Galletti. Buongiorno, No, buongiorno. Abbiamo un po' addormentati. siamo sempre qui nel campeggio che ci ha ospitato queste 2 notti. Ora ricca colazione, intanto carichiamo il video con il wifi del campeggio e poi ci prepariamo per la prossima tappa. Oggi ha messo finalmente sole, Tè marocchino profumatissimo alla menta, è anche molto buono. caldino, e questa sorta di pancake, che poi non sono i nostri pancake, quelli soffici, non so come si chiamino. La ragazza parla arabo, quindi non riesco a chiederglielo. Con il miele da mettere sopra. Che bontà! Lasciamo questo fantastico camping che ci ha ospitati 2 giorni, ma prima dobbiamo fare tutti i servizi, carico e scarico. L'acqua ne è venuta, guardate qua, ha allagato tutto. Mannaggia. Ciao camping bellino, ciao. Speriamo di non rimanere impantanati. Speriamo di no, perché dopo le grandi piogge ci sono le grandi buche piene d'acqua e noi che saltiamo come canguri, vero? Mamma mia. Salutiamo, come vi dicevo, questo campeggio che ci ha ospitati 2 giorni, dall'atmosfera familiare veramente molto carina, economico, con tutti i servizi, pulito, e come sempre gli incontri e i rapporti umani hanno fatto da padrona, nel senso che sono stati il top, quello che piace a noi, quello che ci fa stare bene e quello che ci conferma ancora una volta i motivi per i quali viaggiamo. E quindi salutiamo con piacere Ugo e Francesca, che abbiamo incontrato il primo giorno, e salutiamo anche Rudy e Daniela, che ci hanno accompagnato per il secondo giorno e abbiamo condiviso tante belle chiacchiere, tante belle informazioni utili. Insomma, siamo stati bene. Loro proseguono verso sud come noi, speriamo di rincontrarli. Le strade dei viaggiatori prima o poi si rincontrano sempre. Però scusate, ma sono impegnato, Fede è impegnato con la guida sul fango. a schivare le buche. Questa è la strada come si presenta, quindi insomma c'è da fare un bel po'. Poi migliora, però intanto salutiamo le persone del posto. Vedi, i bimbi tornano da scuola, tutti carini, molto simpatici. La famiglia marocchina che gestisce il campeggio ha 3 figli, lavorano tutti con loro. Una bella attività, pare che funzioni. I prezzi, come vi dicevo, sono veramente economici. Pensate che in 2 notti, quindi 2 giorni completi, pernottamento noi con Charlie e una cena di tagine di polpo e un tagine di pesce, abbiamo speso 250 dirham, che sono poco meno di 25 euro. Più la colazione la mattina.
La colazione offerta, quindi non era compresa, non abbiamo pagata, 2 colazioni incluse. Quindi adesso non resta altro che, superata la barriera di fango, proseguire. Se ne usciamo dalle buche che ci sono, andiamo verso sud. E la prossima tappa dovrebbe essere una zona lagunare molto interessante, una zona di pesca, soprattutto per le ostriche. Rientriamo sulla strada maestra sperando di non trovare allagamenti lungo la via, perché nel frattempo non è mica smesso di piovere, no? La signora nonnina carinissima con il cappello di paglia aitante arzilla che guidava, diciamo così, il muletto, bellina, con le bisacce, era andata a fare la spesa. È tanto che non sentiamo il richiamo del muezzin. Ora ho visto una moschea e mi tormento. Entrando nella cittadina meglio, di Walidia, che si affaccia sulla laguna. Si vedono i pescatori con le barchettine colorate e questa è zona di ostriche. Ed ecco che dal centro di Walidia scendiamo verso la mitica laguna. Questa è la parte alta del paese e quella è la parte bassa sulla laguna. Ed ecco i banchetti con le belle ostriche e tanti limoni in bella mostra. Lì potete fare una bella scorpacciata di ostriche, con limone o senza. A noi non ci fidiamo, un po' perché non ci piacciono proprio le ostriche e il pesce crudo è un po' forte. Poi, insomma, in certe zone, anche se garantiscono che siano igienizzate, pulite, tutto quanto, insomma, il pesce crudo sinceramente è meglio evitarlo. E siamo quindi passati subito al pranzo. Oggi pranzo veloce. Questo tra l'altro è il pane che abbiamo comprato al campeggio ed è buonissimo. Ha un nome che non mi ricordo. Fanno queste schiacciate tonde molto basse e questa è la versione con i semini sopra. Lasciamo Charlie nel parcheggio e andiamo a fare 2 passi. Non si capisce se è caldo o freddo perché al sole è caldissimo. Come va via fa freddissimo. C'è vento come al solito. E poi c'è vento, quindi ora devo ancora valutare se mettere la felpina oppure no. Pieno di camper di tutte le nazionalità. Più che camper direi che tutta la Francia è qui. Sì, prevalentemente sono francesi, sì. Guarda che barchette strane che hanno. E siamo di nuovo sull'oceano, ragazzi, sull'oceano. Ragazzi, c'è questa piccola insenatura e si entra nella laguna interna. Piccola insenatura che genera una grande laguna, grandissima, perché guardate là, addirittura una seconda insenatura fa entrare l'acqua così mossa che arrivano le onde proprio all'interno della laguna. E è questa striscia di terra lunghissima che è praticamente parallela a tutta la costa e genera questo mare interno, diciamo così. Piccola laguna che però ha dei grandi prodotti ittici. Oggi giornata ventosissima, però almeno ha spazzato via queste nuvole minacciose di pioggia che ci ha flagellato in questi giorni.
cammina, stiamo andando su verso il centro della città e ci stiamo facendo anche una bella salita impegnativa. Ma il panorama ci ripaga di tutta la fatica. Che meraviglia questa laguna! Allora, vediamo se troviamo un po' di frutta, di verdura a buon prezzo e buona da mangiare. 7 euro chilo. Sono 70 centesimi al chilo. Prendiamo un po' di pomodori. E qui ci sono delle arance, se le vuoi. Vai. Tanto scelgo. Qui c'è un po' di frutta se vuoi vedere qualcosa. Frutta? Quanto? 33. Hello. Hello? Sì. Abbiamo svaligiato il fruttivendolo. Frutta e verdura. Frutta e verdura da due venditori differenti. Abbiamo speso 3 euro da una parte e 2 dall'altra. Con 5 euro abbiamo portato via 2 kg di roba, anche più. Anche di più. Anche 3 kg. Banane, mandarini, pomodori, zucchine, finocchi che non le troviamo quasi mai. Il finocchio è una rarità davvero, E un paio di chili d'arance. Quindi insomma per 5 euro tanta roba. Come giù? Guarda, c'hanno quei panini tondi, belli. 1 5 6. Ok. Merci. 2 pagnotte di pane e anche per la gola del sottoscritto una bella brioche al cioccolato. Il bimbo va accontentato. 60 centesimi tutto. Quanta rovina. Ma questo che è? Uovo con... Ma che è? Dolci... Sì, è datteri. Quelli sono fatti così con limone. Stiamo rientrando nel parcheggio dove c'è Charlie e nel frattempo sono arrivati una marea di camper oltre a quelli che già c'erano prima e ora vediamo dal ponte tutto il piazzale dall'alto, così vi facciamo capire quanta gente c'è. In fondo abbiamo Ciarlino, qui ci sono questi francesi con le auto al seguito e anche dall'altra parte del ponte abbiamo una marea di camper. Tutto pieno. Tutto pieno. Qui abbiamo anche diversi camper italiani e ci è sembrato di vederne uno che conosciamo. Andiamo a vedere se sono loro. Sono loro, vediamo se sono a bordo. Se ci sono. Sono loro, sono loro! Abbiamo fatto testa a croce. Ma loro sono nostri followers e ci seguono ovunque, anche, Esatto. anche nel paese in cui ci troviamo. Si è rigirata la situazione, loro seguono noi sul canale e noi seguiamo loro live. Esattamente. Abbiamo fatto un po' di spesa. 2 euro questo sacchetto, 3 euro. Vedete il parcheggio come è gremito di camper, accanto ci sono tutti questi ristorantini di pesce e qui abbiamo anche la laguna. Ora andiamo a fare 2 foto. Chissà che non ci sia anche un bel tramontino oggi. E con questa spettacolare veduta dall'alto salutiamo Walidia. Grazie di averci ospitato anche solo per un giorno di passaggio, ma comunque ci ha fatto fare una bella passeggiata sulla spiaggia. Ieri ventosa, ma stamani invece ci siamo svegliati con un sole spettacolare. Ce la siamo presa comoda, è un po' tardino, siamo più in ritardo del solito, ma comunque godremo comunque di questo bel sole. Poi le giornate qua sono piuttosto lunghe perché la luce tramonta tranquillamente anche alle 19.
Però l'alba è alle 8:39, anzi così, alle 8:39 sorge il sole. Anche perché noi siamo molto mattinieri, vero? Nel senso che quando ci svegliamo noi è già finito tutto. Ah, comunque buongiorno. Buongiorno. Siamo un po' sfasati stamani, quindi vi diamo il buongiorno al contrario dopo tutto il discorso. Ora andiamo a una 60ina di chilometri, se ho studiato. Sì. Da qui, da Ualidia, c'è un'altra città che non è molto grande, è una cittadina che si chiama Safi e è il centro nevralgico delle ceramiche. Ci sono da vedere tante belle cosettine, soprattutto per le donne che mi staranno guardando capiranno anche perché obiettivamente le ceramiche marocchine effettivamente, a parte gli scherzi, sono una bella arte, tanta bella roba. Lungo la strada abbiamo trovato anche una scena che ci riporta indietro nel tempo, ovvero l'autobotte che porta i rifornimenti d'acqua alle popolazioni locali. Sono scene che per noi sono ormai assurde, un lontanissimo ricordo, ma magari i nostri nonni se le ricordano molto bene. Notiamo ancora dei segni di allagamenti perché Safi circa un mesetto fa purtroppo è stata una delle città colpite fortemente da questo maltempo, pioggia torrenziale che ha creato alluvioni nei campi intorno ma anche qui in città e ci sono stati addirittura dei morti. Quindi lì per lì non volevamo venire, poi però ci siamo detti in questo modo, venendo qui, mangiando, comprando qualcosa, possiamo aiutare la popolazione locale piuttosto che saltarla completamente la città, perché comunque ha sicuramente bisogno di ripartire. Safi è un po' dislocata fra le varie colline, c'è una parte più alta qua e un'altra collina qui sulla sinistra, quindi adesso siamo sulla sommità della collina e ora si scende giù verso il mare. Noi andremo in un parcheggio che ci hanno segnalato dei nostri amici e dovrebbe essere proprio adiacente al mare. Speriamo di trovare posto, perché come ho detto siamo leggermente in ritardo oggi.
Ed eccoci entrati nell'antica Medina di Safi. Ora facciamo due passi e ci perdiamo nei suoi vicoletti. Speriamo di no. Che sono labirintici. Qui c'è il fruttivendolo. No, che vicoli. Andiamo di qua. Questa è una zona sicuramente colpita dall'alluvione. Vedi, stanno ancora da pulire. Stanno ancora a pulire tutto, sì. E qui mi sa che usciamo dalle mura. Mentre avviene il richiamo alla preghiera dai vari minareti, iniziamo a vedere i primi negozietti di ceramiche, perché questa, come abbiamo già detto, è la Mecca della ceramica. Come vi avevo accennato prima, Safi è da secoli il punto nevralgico della produzione di ceramiche, pensate addirittura di tutta l'Africa. La produzione di ceramiche a Safi parte, pensate, ben 5.000 anni fa, quando i Fenici, che erano insediati in questa zona, iniziarono a produrre appunto vasellame utilizzando le riserve di argilla che scoprirono proprio nella valle qui vicina. La particolarità delle ceramiche di questa città è il suo colore rossastro, che è dovuto a una forte presenza di ferro all'interno di questa argilla e che peraltro le rende particolarmente resistenti. Queste ceramiche vengono lavorate ovviamente a mano e cotte in forni tradizionali a gas. Sono rimasti circa 40 forni che la producono ancora con i metodi tradizionali, e questi forni sono localizzati sulla collina sopra alla città, tanto che questa collina prende il nome come la collina delle ceramiche. Oltre alle ceramiche, Safi richiama tantissimi appassionati di sport, meglio dire di surf, che vengono a cavalcare le onde proprio qui nell'oceano di fronte a noi, e quindi comunque è una città che ha un forte richiamo turistico anche per questo sport. E quindi ora proseguiamo il nostro tour all'interno di questi vicoli pieni di piatti di porcellana, tagine, di tutto e di più. Perché ovviamente la produzione della pentola per eccellenza è la tagine. Questa viene prodotta in tutte le forme, in tutti i modi e in tutti i colori, grande, piccola, portatile e meno portatile. Meno portatile, tant'è che ne hanno prodotta una gigante che dovrebbe essere in una piazza qui vicino. Ora dopo tenteremo di raggiungerla, e quindi la tagine gigante in mezzo alla piazza è l'emblema di questa città. Guarda quanti vasi colorati che c'hanno. Mi piacerebbe anche vedi tutte le mini tagine. Mi piacerebbe. Ma più che altro per portarlo via. Giù. Plato 10 euro. 100 dirham, 10 euro. 100 dirham, 10 euro.
Bonjour. Belli questi. Bonjour. How much? Wait, yes. How much this? 150. 150. 150. Italiano? Italia. Oh, ok, prego. Ah, sì. Milano, Venice, Florence, Roma. a Roma, la Dispoli. La Dispoli. Yes. Qui per gli appassionati di ceramica ce ne abbiamo. Buongiorno. Da questi vasi belli. Questi sono belli colorati, guarda. 17 lira. 7 euro, 7 euro. 7 euro. 5 euro. 5 euro. 50 dirham. 15 no, Dirham, no euro. Sì, 5 dirham. Comunque sono belli, guarda. 15 lira. Questo? Yes. 100. 100. 10 euro. Looks, huh? Anche questo è bello. Ragazzi, abbiamo ceduto alla tentazione, ci siamo presi un piatto, un vassoio direi, Bellissimo. di ceramica, pura ceramica originale di Safi. Ragazzi, qui c'è, sono prezzi assurdi, sono dipinti a mano, ceramica di qui, un vassoio di questa dimensione, bellissimo, dipinto a mano, 10 euro, cioè 100 dirham. Io li avrei comprati tutti. Che poi 100 dirham sono nemmeno 10 euro, Anche sono 9 e rotti. Da noi un piatto così lo pagate minimo 30-40 euro, Anche se di non più, di più. di più. C'è un vassoio, guardate che dimensione. Poi vi farò vedere, ora ce l'ha fasciato tutto incartato perché gli abbiamo chiesto, se no si rompeva. Cioè, piattini di tutte le dimensioni, 5 euro, coccetti, coccettini, salsiere. La tagine non l'abbiamo presa perché noi a casa ce l'abbiamo, ce l'hanno portata già di regalo dal Marocco, infatti. quindi non ha senso di comprare un'altra tagine. Abbiamo preso questo piatto bello colorato che ci dà un po' di colore, a noi piacciono i colori. Esatto, però ti giuro li avrei comprati tutti, aiuto! Guarda bello anche questo negozio, che colori, bellissimo. Qui per esempio abbiamo una cooperativa femminile di arte della ceramica. Diversi venditori gli abbiamo chiesto un po' i prezzi e se l'avevano fatti loro e dicevano che le fanno le mogli, a casa lavorano e loro stanno qui al negozio a vendere. Sì, che le dipingono a mano, ci sono quelli prettamente colorati, tutti dipinti, altri monocolore ma pur sempre dipinti, quindi dovete solo scegliere quello che fa per voi. C'è l'imbarazzo della scelta. Ciao! Guarda bellini questi gattini. Ciao amicino! Ci soffi? Guarda anche questi portoni tutti colorati. Questi sono forni. I forni in cima alla collina dove vengono cotte le ceramiche. Ci sono 1000 negozietti, solo che non puoi comprare tutto. No, decisamente no, problema di spazio. Qui abbiamo altri forni che vengono usati per cuocere queste ceramiche. Guardate quello là dietro come è alto, e dietro quelle finestre è pieno di vasi di ceramica. Qui come vedete anziché usare l'intonaco vengono usati pezzi di vasi di ceramica per intonacare i muri. Che roba! Belli, belli colorati. Molti di questi forni sembrano dismessi, poi vai a sapere che non li utilizzino ancora, ma per lo più sono un po' fatiscenti e abbandonati. Come vi dicevo, ho letto che soltanto una quarantina sono ancora in funzione, quindi probabilmente le cuoceranno in maniera diversa, anche perché quelli che stanno usando ho letto che sono a gas. Questi che abbiamo visto dismessi sembrano con la legna, quindi probabilmente sono la versione precedente. Tornati su Charlie dopo aver fatto un po' di acquisti, facciamo pranzo con questo buonissimo pane arabo marocchino che è
di una squisitezza Buono, buonissimo, buonissimo. C'ha un nome che non mi ricordo, poi vi dirò. Esatto, e poi ci passiamo sopra i pomodori che abbiamo comprato al mercato. Poi abbiamo i mandarini altrettanto buoni, o almeno speriamo, da assaggiare. E con pochi dirham facciamo un pranzo da re. Dopo il pranzettino estivo che è in tema con la temperatura, perché al momento 23 gradi ragazzi. Tanta roba, sì. Ebbene sì, siamo in maglietta. Finalmente! Dico siamo perché anche io, yuppi! Come vi dicevo, abbiamo fatto un pranzetto veloce, il giro del centro di Safi, e ora prima di lasciarla cerchiamo di raggiungere la piazza con la tagine gigante, la vogliamo vedere, e poi proseguiremo il nostro tour. Ci aspetta un bel percorso di 2 ore e mezzo e la destinazione finale sarà, udite, Marrakesh! E vai, andremo a Marrakesh! Nel frattempo vi faccio vedere la Casba, ovvero la cittadella fortificata di Safi. Questa qua, bianca con le torrette di avvistamento, che poi rimane all'interno della cinta muraria. La vedo! Guardate che bellina la tagine che arriva qua in fondo, che poi dietro, nel palazzo dietro, ci sono 2 murales molto belli. Salutiamo la taginona, come la chiameresti te, la tagine grande? La taginona! La taginona E Safi anche. e anche Safi. Questo dovrebbe essere un edificio governativo, ci sono le bandiere del Marocco che sono onnipresenti in tutti gli edifici, quindi come vi dicevamo stiamo uscendo dalla città, un po' intricato il traffico ma è normale. Le ceramiche di Safi splendono in ogni rotatoria ragazzi, guardate questo vaso che meraviglia, lo prenderei ma dentro Charlie è un problema. Non c'entra. Non c'entra. Prima vi ho nominato la tagine o tagine gigante, ho pensato che per qualcuno può non essere scontato questo termine. Noi già conoscevamo questa pentola. Qui in Marocco e in tutto il Nord Africa è appunto sia una pentola di terracotta che ha un coperchio conico, sia si intende con tagine un piatto di carne o pesce o verdure stufate. La particolarità è una cottura molto lenta, una sorta di brasato che insaporisce i cibi perché convoglia il vapore che si forma appunto in questo coperchio conico verso il basso, quindi li mantiene sempre umidi. Ma soprattutto in Marocco, come ripeto in altri paesi nordafricani, è un simbolo di convivialità. Le trovate di tutti i tipi, può essere grezza, smaltata, in terracotta, ma anche di altri materiali. Quelle più moderne sono addirittura in ghisa o anche in ceramica. Normalmente la carne viene appunto fatta insaporire arricchendola con molte spezie. Quelle più tradizionali sono la curcuma, lo zenzero e il cumino. Spesso aggiungono anche frutta secca come prugne e mandorle. Viene servita direttamente in tavola con il coperchio rimosso, in modo che il vassoio di base sia appunto condivisibile da tutti i commensali, e spesso è accompagnata con del tipico pane. E poi anche nel campeggio dove siamo stati questi ultimi giorni ci siamo fatti, come avete visto, 2 belle tagine, una di pesce e una di polpo, buonissime. Buonissime. Che c'è qui. Spaccato di vita rurale non indifferente. Guarda lui sul camion. Guardate che camion, tutto colorato, mamma mia. Un souk in mezzo al fango. Sì, allucinante. Che fanghiglia, che fanghiglia. Ci becchiamo tutta la paglia addosso, povero Charlie. Così lo impanna per bene, no? Sì. Questa è una piccola frazione sulla strada che porta a Marrakesh. Ci stiamo inoltrando appunto lasciando la costa e come vedete già il paesaggio cambia un po'.
Salutate. Cambia il paesaggio, diventa un po' più collinare, i colori altrettanto belli però. Secondo voi l'ha messo il cartello carico sporgente? È il sacco che fa da Ah, è il cartello. sacco! Cioè è una cosa, ragazzi, Vai, accosta, ha accosta. messo la freccia. No, lo possiamo passare. Perché c'è uno davanti che ancora peggio. Ah, fanno la gara! Wow, scorgiamo anche le montagne dell'Atlante innevate, ragazzi. Il Marocco ha una catena di tutto rispetto all'interno del paese. Finora abbiamo solo scherzato in pianura, poi ci sarà le montagne più avanti. I lavori lungo tutta questa strada la stanno ricostruendo più che ammodernando. Dei tratti sono asfaltati e dei tratti sono un po' sterrati. Abbiamo trovato anche un piccolo incidente di un motociclista che era caduto fuori dal manto stradale, gli era saltato il casco, era sveglio, era vigile, Già diciamo, che ce l'avevo. già che ce l'aveva il casco, perché qui non lo porta quasi nessuno. E si erano fermati tutti i marocchini, lo stavano soccorrendo. Sta arrivando l'ambulanza perché l'abbiamo incrociata. Qui infatti vedi un restringimento con tutti i macchinari per l'asfalto, l'hanno lasciati qui a bordo strada, però a fine lavoro insomma la carreggiata diventa il doppio, quindi stanno facendo un buon lavoro. Questa strada ovviamente è molto trafficata perché porta dalla costa, zona Safi, a Marrakech, quindi abbiamo trovato anche molti autobus turistici che portano appunto i turisti a visitare questa città imperiale, perché si tratta della seconda città imperiale che visiteremo. Sullo sfondo aumentano le quote delle montagne, o meglio ci avviciniamo noi e sembrano più grandi, tutte innevate, non so se si percepisce dalla GoPro. Ed ecco che da lontano scorgiamo le prime moschee di Marrakech, dei colori indescrivibili. Poi queste montagne nevate che si avvicinano, tanta neve, ne è venuta tanta. La strada per arrivare qui è stata una vera odissea. Ora speriamo di trovare posto nel campeggio, poi probabilmente, anzi sicuramente ci vorrà una bella doccia. Siamo impanati come le cotolette. Una polvere. Charlie è in uno stato vergognoso da quanto è sporco, ma proprio sporco, terra rossa, fango, schizzato, poverino. E troviamo subito un souk, addirittura le biciclette vendono. Non abbiamo visto una pista ciclabile e nemmeno uno andare in bicicletta. Senza parole, ragazzi. Post muto. Mamma mia, che pazzi! Veramente trasportano di tutto. Ed ecco che abbiamo passato le cittadine della periferia e laggiù in fondo vediamo Marrakech. Il nostro campeggio si chiama Relele Marrakech e si trova verso nord a una 12ina di chilometri dalla città. E sulle antenne del telefono i nidi di cicogna, ragazzi. C'era anche la cicogna dentro al primo nido. Grande festa qui perché c'è lo stadio di Marrakech, stadio ovviamente di calcio, tutte le bandiere come vi dicevo per le nazioni coinvolte nella Coppa d'Africa, cartelloni pubblicitari ovunque, sembra una struttura recente, moderna. La Coppa si svolge nelle città più importanti,
Casablanca, come Rabat, Agadir, appunto Marrakesh. In questo momento non gioca nessuno. E noi verso il tramonto. Alle 18:41, tramonta alle 18:45, perché c'è lo stesso orario dell'Italia qui in Marocco, ma siamo molto più a ovest. Ora ci attende una super doccia per toglierci questa patina bianca che ci abbiamo di polvere. E una super cena. Ecco, l'aspettavo, proprio gliel'ho servita sul piatto d'argento, una super cena. C'ho gli hamburger stasera, vanno bene? Benissimo. Con le nostre verdurine che abbiamo comprato al mercato. Ed ecco il campeggio. Infatti vediamo un bel po' di mezzi. Ma ci sarà anche un posticino per Charlie, sì. Me lo auguro.